Che modello è questa? Questa è la Frasky. Ciao ragazzi, siamo qua da Costruzione Droni e oggi parleremo di quelle che sono le novità di FR Sky targate 2019, ok? Abbiamo un sacco di cose su questo tavolo, abbiamo delle radio, abbiamo delle riceventi, altri vari accessori. Abbiamo a partire dalla mia sinistra, forse la vostra destra, sì, la X9 Lite, la mettiamola in ordine come si deve, la X9D Plus e la Taranis Special Edition, sempre X9D ovviamente. Queste sono tre radio di fasce di utilizzo diverse. Direi di partire da questa che per me è veramente una novità ed è una Taranis praticamente in miniatura. Certo. Ok. È la Taranis Lite perché è più leggera, è più piccola ed è abbastanza plasticosa, direi. Ha uno schermo diciamo anche più piccolo e come possiamo notare è stata aggiunta la rotellina per navigare nel menu. Diciamo che l'idea della rotellina non è nuova perché io l'ho già vista nella Jumper, certo, no? Infatti FR Sky secondo me sta un po' ricorrendo quello che stanno facendo gli altri, perché si è accorta che era un po' indietro, certo. Va bene. Comunque gli stick sono, direi, gli stick classici. Diciamo che c'è il minimo indispensabile per cominciare a volare. Alla fine è tutto, giusto? Certo. Siamo intorno ai 109 euro, mi pare, qualcosa del genere. Sì. Passiamo all'X9D Plus, quella classica. Esatto. Il prezzo di questa radio, siamo a grandi linee intorno a 224 euro. Questa è quella che ho anch'io poi alla fine. Certo. Allora, anche qua abbiamo la rotellina per navigare nel menu. Certo. E anche qua abbiamo il tasto del power button che ha il LED integrato che ci avvisa per i warning, per tutte queste cose. Altra novità, la batteria posteriore. Adesso hanno cambiato e possiamo montare direttamente una LiPo 2S, sì, collegandolo al bilanciatore. Direttamente al bilanciatore. Esatto. E in più possiamo caricare la nostra LiPo anche via USB. Grande! È una figata se ci pensi. Sai quante volte magari sei in giro, ti devi portare il caricatore della Taranis, ti devi portare il caricabatteria. No, basta invece, esatto, qua invece attacchi l'USB e carichi. Abbiamo anche un'altra novità che è il pulsante qua sopra. Ok? Abbiamo un pulsante in più che io sinceramente non so a cosa possa servire. Potrai sicuramente associarlo a piacimento a un canale della radio e utilizzarlo come meglio credi. Meglio un tasto in più che un tasto in meno. Gli stick sono, diciamo, le migliori di quelli della Taranis Lite. Parliamo ora della X9D Special Edition. Ragazzi, qui targata 2019. L'hanno coverizzata, nel senso che adesso qua abbiamo della versione Carbon Style. Molto bella, devo dire. Cisti bau. Micio. Questa è un po' come l'autotuning, sai, no? Sì. Tu vai con questa e fai il figo, minchia, c'ho la radio di carbonio, zio, minchia, ti faccio vedere io come si vola. Quanto costa questa? 2,97. 200, quindi sono 297 euro per questa, che ha tutti gli upgrade, sembra assurdo, che io ho fatto sulla mia radio personale. Infatti quando l'ho vista ho detto cazzo, hanno fatto la radio che ho modificato io. Perché ha tutti e due gli stick, sono all gimbal. Gli stick inoltre hanno anche il pomellino bello gripposo, figo. E in più altra modifica che anche io ho fatto sulla mia è quella del connettore superiore, nel senso che in questa radio, come si può notare, l'antenna
a togliere l'antenna. In questa radio ritroviamo ovviamente tutti gli upgrade fatti sull'X9D Plus. Certo. Anche qua abbiamo il LED multicolore d'accensione, anche qua abbiamo la nostra bellissima rotellina. Anche dire una cosa, che la qualità di questo pomellino che gira è secondo me leggermente migliore di quella della Jumper, nel senso che qua ti sa di una cosa molto solida, no? Sì. Comunque, altra cosa di cui parlare che è una figata, secondo me neanche tu hai sentito parlare, è il nuovo protocollo di comunicazione Access. Le differenze sono che con il nuovo protocollo Access possono essere utilizzati 24 canali, sono 24 canali al posto che 16 come una volta. Sì. Il protocollo Access è un protocollo criptato, quindi cosa vuol dire? Sentite questa: non potete utilizzare le riceventi cloni o cinesi che venivano tirati fuori una volta. Con il protocollo Access anche FrSky sta tirando fuori delle riceventi che possono essere aggiornate direttamente dalla radio. Okay. Un'altra cosa molto interessante è che prima, quando loro parlavano di full range, dicevano che tu con quella ricevente puoi arrivare a 1,5 km. Mentre adesso con il protocollo Access dichiarano che sono più di 2 km. Esatto. Ma tu quando voli col drone, sì, no? Cioè non ti interessa per che distanza fai, cioè a che distanza arrivi, c'è l'ansia che ti va in file safe o cose del genere? Sì, poi sì. Tu stai usando il 2.4 normale, giusto? 2.4 normale, sì. Adesso... Quindi secondo me, cioè per assurdo, ti faccio un esempio. Sì. Visto che abbiamo parlato del protocollo Access o cose varie, e se tu mettessi una ricevente Access magari ne andresti un po' più tranquillo. Sicuramente. Ovviamente, infatti adesso la voglio provare. Ovviamente non avrai la stessa portata di come se usassi questo qua per long range, certo, però magari avresti un po' più di copertura, cioè diciamo, saresti un po' più tranquillo. Allora comunque adesso da questa parte invece, allora perché c'hai questa radio? Spiegaci un pochettino. Allora sì, certo caro Frank, questa è una X-Lite e ce l'ho in mano perché semplicemente perché è uscito il nuovo modulo da poterli abbinare e la novità è che questo cosino arriva fino a 1 watt. Ok? Quindi hanno aggiornato quello di prima, giusto? Sì, certamente, è stato aggiornato con questa scocca di alluminio ed è molto valido. Con questo nuovo modulo abbiamo in dotazione sempre una nuova antenna. Quindi finalmente ti danno anche un'antenna figa. Sì, con una bella antenna, diciamo che ha fatto centro, per me ha fatto centro. Secondo me hanno fatto la scocca di alluminio perché ovviamente dissipare anche un po' il calore, per dissipare il calore, certo. Secondo me anche per schermarlo. Infatti la R9M, da quello che mi ricordo, tirava giù certe leppe di interferenze agli altri, non da poco, certo. Tra l'altro c'è anche un'altra cosa figa, abbiamo trovato uno script da poter mettere sulla radio che cosa fa? Vi permette di utilizzare sia riceventi cinesi che europee, semplicemente aprendo questo script e andando a switchare da China a Europa in tempo zero, quindi potete utilizzare in un click potete cambiare il vostro firmware interno della ricevente, attenzione. No, della trasmettente, scusate. Della trasmettente della radio. Perfetto. Allora ragazzi, questo è tutto. Quanto riguarda le novità FrSky 2019, FrSky, come te lo dico io, FrSky. E niente, mi raccomando, mettete un mi piace, attivate la campanellina per attivate. Comunque ringraziamo anche Costruzione Droni. Sempre Costruzione Droni. Sempre grande. Ragazzi, ricordatevi sempre solo a fanculo. Bravo.